Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Prima di cominciare ovviamente con questo nuovo video, avviso ai naviganti, questa sera live post partita dell'amichevole che giocheremo alle 18, Napoli-Mantova, live ore 20, analisi post match, calciomercato e tanto Napoli con i nostri ospiti, e c'è anche una new entry, quindi non ve la perdete, la live è già settata sul canale, potete andare lì, salvare il link, un like in preventivo che fa piacere al sottoscritto e nemmeno dispiace all'algoritmo che si diverte sempre tantissimo. E andiamo ovviamente in questo nuovo video e tutto ruota intorno alla situazione Osimhen. Perché tutto ruota intorno alla situazione Osimhen? Perché c'è una plusvalenza da fare e andremo a calcolare quanto potrebbe essere eventualmente la plusvalenza sul calciatore in base all'ammortamento del cartellino, che non è chiaro a tutti, e non parlo della mia community che di competenza ne ha da vendere, ma è un calcolo che secondo me va fatto in base poi al mercato che vorrei fare, perché ci sono dei nomi accostati al Napoli, quell'olandese volante che girava in orbita Napoli anche l'anno scorso e poi non se n'è fatto niente. Volevo fare una considerazione sull'intervista alla Rai di Antonio Conte, dove è andata virale solo la frase partiamo da una situazione media ma tutto il resto è stato praticamente buttato nel cesso, perdonatemi l'espressione, ma non è così, perché la situazione è molto chiara e si sta procedendo secondo i piani. E io vi leggo il pensiero che lo va a delineare e parliamo un attimo della situazione Lukaku. Cop Mainers ovviamente ritorna in orbita Napoli, è il Napoli che vorrebbe affondare e presentare un'offerta bella consistente per il calciatore, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, come sempre ne discutiamo anche lì. Iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina, altrimenti vi perdete anche la live di stasera, quindi vi conviene fatelo e ci vediamo stasera alle 20 per chi ci sarà in live. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal pensierino di Conte che delinea che sta andando tutto secondo i piani, in un'intervista dove poi sono uscite solamente le frasi che volete far uscire per far polemica, e non arriva a settembre, il panettone è dicembre, si sta già lamentando, è sempre stato così, eccetera. Una considerazione su quella frase: non partiamo da una situazione alta, ma una situazione media era una cosa normalissima, lo sapevamo anche noi. Tant'è vero che sappiamo che a Napoli non ci sta Modric, Kroos, Bellingham, Vinicius, Rodrigo e che ne so, Benzema lì davanti. Li conosciamo i calciatori che abbiamo a Napoli, che hanno avuto il loro prime alcuni nell'anno dello scudetto e l'anno scorso erano irriconoscibili. Ecco perché bisogna fare delle valutazioni. Ci saranno anche altre valutazioni a Castel di Sangro quando ritorneranno i nazionali. Comunque il pensiero di quell'intervista che volevo condividere con voi è questo: i tempi della cessione di Osimhen possono complicare la situazione? Conte risponde: la situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito. Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera, perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove. Poi ci saranno acquisti e cessioni, non ci saranno problemi. Potevate riportare questa come notizia, ma non sarebbe andata virale. Ecco perché non riportano questa come frase. Non ci saranno problemi. Era troppo bello per essere vero, ma noi conosciamo i nostri polli e siamo qui a condividere pensieri che smentiscono poi quelle frasi fatte dove ci si ricama per fare il male del Napoli. Ma noi siamo grossi e vaccinati. Grandi, scusate, grossi è brutto come termine. Grandi e vaccinati. Detto questo, a quanto potrebbe ammontare l'eventuale plusvalenza di Osimhen? Come si fa a cercare la plusvalenza di un calciatore? Il costo del cartellino, gli anni di contratto e ovviamente a quanto lo vendi. Ammortamento del cartellino e vediamo quanto potrebbe incassare il Napoli. Online ci sono delle cifre che ovviamente non sono mai uguali. Io non capisco perché un calcolo matematico che dovrebbe portare tutti poi alla stessa cifra porti a cifre diverse. Ma noi andiamo a vedere un attimo quanto il Napoli ha pagato Osimhen, notizia di quasi 5 anni fa sul sito di Di Marzio. Operazione complessiva, quella che ha portato Osimhen al Napoli, da 70 milioni di euro lordi.
Lille pagherà il 5% di percentuali di solidarietà ai vecchi club, dunque 66,5 milioni netti, più ulteriori 10 di bonus, alcuni anche difficili da raggiungere, legati soprattutto a piazzamenti futuri in Champions League, dai quarti di finale alla vittoria del trofeo, pagabili in 5 anni. L'ingaggio è tutta un'altra situazione, non ci serve per delineare la plusvalenza sul calciatore. Allora, visto che c'è questo 5% del Lille e quindi sono 66,5 milioni netti, bonus difficili o facili da raggiungere, noi ci rifacciamo ai 70 milioni lordi. Ok? Poi milione più, milione meno, vedremo come andrà a finire. Come si calcola? Prendiamo questi 70 milioni lordi e li dividiamo per gli anni di contratto che Osimhen ha firmato nel 2020 fino al 2025. 5 anni, 14 milioni all'anno spalmati a bilancio, ovviamente, nel susseguirsi delle annate. E voi mi direte sì, ma siamo nel 2024, c'è un anno di contratto ancora, o meglio 2, perché poi è stato fatto quel rinnovo fino al 2026, ma per ovviamente venderlo e mettere la clausola. Ci rifacciamo ai 5 anni di contratto che erano prima e quindi sono 14 milioni che restano da spalmare, perché Osimhen partirà un anno prima della fine del primo contratto firmato. Nel caso volete sapere come funziona quando ci sono adeguamenti per quanto riguarda gli ammortamenti, è molto semplice. Osimhen ha rinnovato quest'anno per un altro anno fino al 2026. I 14 milioni che restavano per l'ammortamento del cartellino vanno spalmati nei 2 anni e quindi sono 7 milioni un anno e 7 milioni un altro invece che 14. Tutto qua. Comunque, rimaniamo a questi 14 milioni ancora da spalmare per l'ammortamento del cartellino di Osimhen e andiamo a vedere a quanto il Napoli lo può vendere o lo sta vendendo. Mettiamo che il Napoli non lo venda al prezzo pieno della clausola 130, ma arrivino 110 milioni per dire. 110 meno 14, 96. Semplice, semplice. Sono 96 milioni o sarebbero, ecco, mettiamola così, 96 milioni se il Napoli dovesse venderlo a 110. Poi potete fare voi i vostri calcoli nel caso a 120, a 100, lo vendi a 90 e quant'altro. Comunque c'è una plusvalenza esagerata per quanto riguarda il calciatore perché hai ammortizzato tranquillamente il cartellino al di là dell'ingaggio che poi ti è costato 4,5 più o meno, perché all'inizio era 4, a salire fino a 4,5 comunque ti è costato intorno ai 20-25 milioni di ingaggio, se vogliamo metterci anche quelli di quest'anno con l'adeguamento del cartellino. Comunque sono 4 anni a 4,5, sono 18 milioni netti di ingaggio e quindi non è una spesa così esagerata come potrebbe esserla quella per esempio di Lukaku, che poi lo faremo sul canale, andremo a vedere anche quanto si alzerà il monte ingaggi del Napoli, perché poi arriverà Lukaku che si dimezzerà lo stipendio e pur dimezzandosi lo stipendio dovrebbe guadagnare intorno ai 6 milioni al Napoli, perché il contratto al Chelsea, se non erro, è da 11 milioni e rotti, e quindi Lukaku a 6, Kvara lo devi adeguare e lo porti comunque 5 milioni a quanto si legge e più. Chi arriva, se dovesse arrivare qualche parametro 0 serio, comunque lo porti a 4 e più di ingaggio all'anno, quindi qualcosa si alzerà, ma non è questo il video, lo faremo il video per il monte ingaggi a calciomercato poi terminato. Rimaniamo a questi 96 milioni di plusvalenza sui 70 lordi, però io l'ho fatto sui 70 lordi perché c'è chi dice che Osimhen è stato pagato 56, c'è chi dice 53, c'è chi dice 66 e mezzo. Io ho preso solo questi 70 lordi per fare il calcolo che si deve fare per l'ammortamento del cartellino. Poi si può fare anche su 50, su 30, su 20 e su 200. Non cambia niente, il calcolo matematico è sempre lo stesso. Mettiamo che il Napoli, abbiamo fatto questo conto, sono 96, ma mettiamo che siano anche 90, giusto? Puoi tranquillamente andare a bussare da qualcuno e portare un centrocampista di livello a casa. A me, l'avete visto dalla locandina, l'olandese non dispiace
Assolutamente, ne ho parlato sul canale l'anno scorso, anche durante quest'anno. Porteresti a Napoli qualità, porteresti a Napoli una visione di gioco spiccata, tempi di gioco al top e in più calci di rigore, calci piazzati, piedini come si deve, tiri da fuori fondamentali, tiri da fuori, per il semplice fatto che giocando con la punta, spalle alla porta, l'abbiamo visto anche, è vero, abbiamo giocato con la Naune, poi vedremo se possiamo considerarla anche oggi come situazione, vedremo poi il Napoli come si schiera e come giocherà, ma quando la punta riceve il pallone spalle alla porta, appoggia dietro, quando la riceve ad esempio al limite dell'area di rigore e l'appoggi dietro e ti trovi un Cop Mainers o chi per lui che calcia come si deve in porta e che vede la porta dai 17-20 metri, diventa un plus enorme per il gioco di Conte. Ecco perché dobbiamo alzarla, secondo me, quella qualità al centrocampo e il Napoli lo farà in base alla cessione di Osi. Dobbiamo restare solamente calmi ed aver pazienza perché lo staff che è stato portato all'ombra del Vesuvio di competenza e di educazione ne ha da vendere. Poi qui non siamo su un canale che andiamo a diciamo appellarci alla situazione di ieri dove è stato fatto il coro chi non salta Juventino è. Conte ha detto ok, chiudiamo questa situazione una volta per tutte. Su questo palcoscenico avete il primo tifoso del Napoli. Cosa serve più di questo? Non è che Conte sia stato tifoso del Napoli dalla nascita, vi ha detto che è il primo tifoso del Napoli perché nel momento in cui si firma con una squadra per dare il 100%, Conte agisce così. L'ha già detto millenni fa, è stato tifoso dell'Arezzo, è stato tifoso della Juve, è stato tifoso dell'Inter quando si va all'Inter, è stato tifoso di qualsiasi squadra allenato, perché si immerge al 2000%. E state sicuri che con questa metodologia i risultati personali e collettivi, vuoi o non vuoi, arrivano sempre. Quindi senza andare a sminuire ciò che sta succedendo a Napoli, diciamo che dobbiamo difenderci, dovremo difenderci sicuramente da un accanimento mediatico ancora maggiore quando il mercato entrerà assolutamente nel vivo e il campionato anche, ma noi siamo pronti, grandi e vaccinati. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente qui sotto nei commenti. Cop Mainers più Lukaku si può assolutamente fare perché la plusvalenza di Osimhen è veramente molto ma molto alta. Ci vediamo nel prossimo contenuto, anzi ci vediamo stasera in live ore 20. Non lo dimenticate, campanellina attivata, iscrivetevi al canale se volete così restate aggiornati. Ciao!